Ciao a tutti amiche e bentornate su Kate & Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare la pochette che avete visto all'inizio video. È la pochette con la rete, quella già preformata. È un tutorial che mi avete richiesto veramente in tantissime, veramente tanto, è il tutorial più richiesto. Avevo già fatto un mini corso alla fiera Hobby Show di Roma, perché comunque molte hanno voluto realizzare, comunque vedere come realizzare una pochette del genere, quindi ho deciso poi con Luisa di farci un tutorial. Quindi ho preso la misura più piccola in modo che riesco a terminarla per tempo. Bello che in video non si vede nulla bianco su bianco, però comunque è la misura più piccola che c'è. Ci sono tre misure, la piccola, la media e la grande. Io ho preso la più piccola. Poi ho scelto questa chiusura per non mettere la classica chiusura, ho voluto cambiare chiusura, è una chiusura a girello, però è triangolare, quindi questa poi andrà posizionata sulla patellina, alle sue vitine che non ho cacciato, però comunque ci sono le viti. Due ponticelli che andranno messi ovviamente sui laterali per agganciare la catena. Questi sono i ponticelli con le alette, hanno le loro grigliette. Questa è la catena che ha già il moschettone, il gancetto per poterla agganciare senza che vi impazzite poi per trovare l'aggancio al moschettone. Questa è già pronta per essere montata sui ponticelli. Non vi ho detto del filato. Per quanto riguarda il filato, io utilizzerò il tripolino catenella grosso viola. L'ho preso grosso perché penso che sia più indicato per questa lavorazione, in modo che comunque dobbiamo fare una sola passata con l'ago e non farne di più, perché se utilizzate un filato più sottile si potrebbe vedere la rete, mentre con questo non si vede perché già abbiamo provato in fiera. Ho consigliato a tutte di prendere questo più spesso, quindi andremo ad utilizzare il tripolino catenella grosso. Ovviamente il quantitativo preciso non so dirvelo ora, però ve lo lascerò indicato qui in basso, casomai a fine lavoro peso la rocca e vedo quanto ce n'è rimasto. Queste sono rocche da 300 grammi, quindi ovviamente avanzerà perché non ce ne va moltissimo. E poi fodera per poter foderare la nostra pochette. Non utilizzeremo l'uncinetto, ma utilizzeremo un semplice ago. Io ho questo qui senza punta. Avrei utilizzato l'ago tirafettuccia, ma momentaneamente mi è sparito, quindi fortunatamente ho trovato questo, che forse è anche un po' più comodo, visto che essendo di metallo tipo scorre meglio tra i fori della rete. Vedremo. Comunque ci armiamo di tutto il materiale ed iniziamo subitissimo con il tutorial. Dunque, partirò dalla parte della patella. Non fate caso ai miei marcapunti, ma li ho messi per segnarmi da dove devo partire con il lavoro. Quindi, calcolando che qui ci sono dei fori smezzati, fori più piccoli, partirò da questo punto. Quindi ho messo il marcapunti qui, che questa riga me la devo lasciare libera, la lascerò tutta libera. Comunque, calcolate che si parte da questa riga, vedete qui è smezzato, cioè ci sono punti smezzati, quindi parto dalla riga sottostante, lascio stare la riga di bordo, ok, ma queste due righe che mi ritrovo dopo il bordo, e parto esattamente da questo punto, ok. Ora vado ad inserirmi un po' di filo sul lago. Ok, abbiamo detto che partiremo comunque da questa riga, però noi dobbiamo andare a fare un punto in diagonale. Quindi cosa faccio? Questo punto da dove vi ho detto che dovevamo partire lo saltiamo comunque, anche se dobbiamo prendere questa riga, questa colonna come riferimento. Punto nel foro sottostante, io spero che si veda qualcosa, e tiro fuori. Ovviamente mi tiro un bel po' di filo fuori. Non ho tagliato il filo, ma ce l'ho ancora collegato al gomitolo, poi lo taglierò. Ok, quello dietro me lo tengo bloccato. Punto l'ago
nel foro in diagonale, quindi io sono uscita da qui, non punto in quello a fianco ma in quello a fianco sopra. In questo modo. Ora devo rientrare nel foro sottostante, quindi in questo, nel mentre vado a bloccare quello dietro, quindi entro così e giro intorno al filo che ho ancora collegato al gomitolo, in modo che poi lo blocchiamo. Ora, partendo da qui, salto uno e vado nel successivo, quindi da 2 quadratini passo a 3, sistemo sempre il filo se si attorciglia, ok. Ora da dietro sempre vado nel foro sottostante in questo modo, esco fuori, ovviamente da 3 quadratini dovrò passare a 4, quindi da 1 sono uscita, 2, 3, 4, punto l'ago e faccio il mio punto in questo modo, ritorno dietro, punto nel foro sottostante. Nel frattempo io mi sono bloccata anche il filo, vedete, ci ho girato intorno, insomma. Ora da 4 passo a 5, quindi 1, e da dove sono uscita? 2, 3, 4, 5. Ok, adesso vado a scalare, quindi da 5 devo passare a 4, quindi cosa faccio? Non entro più qui, ma entro in quello sopra, a fianco, quindi in questo modo, conto sempre 4, quindi 1, 2, 3, 4, poi da 4 passo a 3, quindi punto in questo modo, è più facile a vedere che a spiegarlo a voce. Quindi conto 3 quadratini, 1 è da dove sono uscita, 2, 3, sistemo il mio filo, ok, e poi l'ultimo punto è da 2, quindi 1, 2. E questo è il primo modulo che poi dovremo ripetere. Ora andiamo a fare il secondo, che poi andrà alternato con questo per tutta la riga. Saltiamo uno e andiamo a puntare nel successivo in questo modo. Poi cosa faccio? Dovrò andare a creare il rombo a specchio, quindi dovrò lavorare in questo modo piuttosto che in questo, quindi da qui sono uscita, vado a puntare esattamente qui, ok, poi vado a puntare nel foro a fianco a quello da dove sono uscita prima, quindi qui ho preso 2 punti, quindi qui ne vado a prendere 3, 1 è da dove sono uscita, 2, 3. Ovviamente dovrò sempre andare a puntare anche nei fori dove ho già lavorato in modo da non tenere la rete scoperta. Poi punto nel foro successivo a fianco, conto 4, quindi 1, 2, 3, 4, entro nel foro successivo, conto 5, 1, 2, 3, 4, 5, e poi devo andare a scalare, quindi punto, non punto più qui ma vado a quello sopra,
conto 4, quindi 1 2 3 4, diminuisco di 1, quindi punto in questo foro, quello sopra al quinto, diciamo, conto 3, quindi 1 2 3, e poi scalo a 2, quindi punto sempre nel foro sopra, quindi non vado ad aumentare in questi ma punto in quello sopra, e conto 2, quindi 1 e 2. Ok, a questo punto devo fare la lavorazione inversa, quindi questa qui già l'abbiamo vista. Vi mostro come continuare ovviamente, quindi salto sempre un punto da qui. Noi siamo usciti da questo foro, saltiamo questo e dobbiamo entrare da questo, quindi punto l'ago in questo modo e poi vado ad entrare nel punto da 2, quindi in questo, e dovrò lavorare sempre a specchio, cioè la lavorazione, una volta capito il meccanismo, ovviamente ci sono anche altri tipi di disegni, però questo è quello più semplice. Io non voglio spiegarvi quello più difficile perché comunque è la prima volta che faccio questo tutorial e quindi voglio partire dalla base. Poi se a voi piace magari possiamo provare anche altri schemi. Io lo proverò insieme a voi perché io ho fatto solo la base, non mi sono impazzita per fare altri tipi di schemi, di disegni. Quindi comunque abbiamo fatto il punto da 2, ora passiamo al punto da 3, quindi punto nel foro a fianco. Il meccanismo è sempre lo stesso, poi contiamo sempre i quadratini 2, 3, 4, 5 e poi andiamo a scalare di nuovo 4, 3, 2. Quindi io vi lascio continuare da sole per questa riga, poi vediamo come passare alla prossima. Se non avete capito qualche passaggio potete tranquillamente tornare indietro nel video perché comunque i passaggi sono gli stessi, cioè il meccanismo è lo stesso. Bene, una volta terminata tutta la lavorazione di questa riga, ovviamente io non ho fatto tutto con lo stesso filo, avevo terminato il filo, mi sono agganciata con un nuovo filo. Quando abbiamo terminato la lavorazione, che a fortuna mi è venuta precisa, quindi non ho dovuto dimezzare nessun quadratino perché i quadratini che avevo a disposizione erano del numero preciso. Quindi ho terminato la mia lavorazione, ho terminato anche il filo, quindi vado semplicemente a nasconderlo in questo modo, lo faccio passare tra le asole, tra i punti, e poi vado a tagliare il filo in eccesso. E questo è il risultato della prima riga. Ora passiamo alla seconda riga, quindi ci prendiamo un nuovo filo e dobbiamo fare lo stesso identico procedimento, solo che dobbiamo comunque lavorare a specchio anche con i quadrati che ci ritroviamo sopra. Dunque ragazze, sono passati un po' di giorni da quando ho iniziato a filmare questo video e nel frattempo mi sono portata molto avanti perché essendo un progetto molto lungo sto cercando un attimino di portarmi avanti. Quello che volevo mostrarvi è il passaggio della seconda riga, che poi comunque andrà ripetuto per tutto il progetto. Quindi noi abbiamo lavorato questa riga, nemmeno mi ricordo più che cosa vi ho detto inizialmente ragazze, comunque noi abbiamo lavorato questa riga, a questo punto la riga successiva andrà lavorata a specchio, ovvero questo modulo qui adesso andrà lavorato non in quella direzione ma in questa direzione. Come faccio a spiegare? In questa direzione, quindi dovremo andare a lavorare questo modulo a specchio. Per farvi capire magari vi faccio vedere quello che ho già fatto. Vedete,
qui sono partita in questo verso, nella riga successiva l'ho fatto in modo a specchio, quindi l'ho lavorato nell'altra direzione. Vedete, sono tutti lavorati a specchio, quindi la stessa cosa dovremo fare da questo lato. Io con il filo che avevo tagliato ci ho lavorato esattamente, penso tutta la riga, se non sbaglio. Ora ho di nuovo il filo ed ago e ripartiamo con la lavorazione, quindi vi farò vedere la prossima riga, poi le altre comunque andranno lavorate nello stesso modo a specchio. Il procedimento è sempre lo stesso. Quindi mi vado a bloccare il filo, quindi passo tra le maglie sul retro e devo calcolare che il rombo è formato da 5 punti. Il primo punto, come primo punto devo calcolare il punto che ho già lavorato nella riga precedente, quindi 1, 2, 3, 4, 5, quindi questo sarà l'ultimo foro, quindi il rombo arriverà fino a questo foro e prenderà sempre 5 fori. È un po' difficile spiegarvelo, ragazze, abbiate pazienza. Quindi riconto di nuovo 1, 2, 3, 4, 5. Siccome devo partire con la striscetta da 2 quadratini, io questo non devo calcolarlo, ma devo calcolare quello prima. Quindi entro con l'ago in questo punto e devo lavorare in questo senso, quindi vado a contare 1 e da dove sono uscita 2 è qui, quindi devo saltare quello sotto perché devo lavorare in diagonale, quindi il secondo è questo qui. In questo modo ora vado a puntare l'ago nel foro sopra quello che abbiamo già lavorato, quindi in questo, e devo contare 3, quindi 1 è da dove sono uscita, 2, 3. In questo modo ora punto l'ago nel foro sopra l'ultimo che abbiamo lavorato, quindi questo è il primo, questo è il secondo, il terzo. Conto 4 quadratini, quindi 1, 2, 3, 4, punto l'ago. Come potete vedere il procedimento è anche lo stesso della riga sopra, solo che io vi sto facendo vedere che dobbiamo lavorare a specchio. Volendo penso che si possa lavorare anche nello stesso verso, non ho mai provato perché la prima che ho realizzato è stata più o meno così, solo che in questi punti da 2 ho lavorato con un colore diverso e quindi venivano dei rombi, dei piccoli rombi di un colore diverso rispetto a tutto il resto della pochette. Quindi ora vado a puntare l'ago esattamente in questo foro che abbiamo già lavorato nella riga precedente. Quindi punto l'ago. Ora vado a contare 5 quadratini, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Entro nel quinto, sì, dove sono entrata, 1, 2, 3, 4, 5. In questo modo, ed ora vado a scalare, quindi punto l'ago nel foro successivo, quindi entro sempre nel foro che ho già lavorato nella riga successiva. A questo punto devo fare il punto da 4, quindi conto 4, 1, 2, 3, 4. Punto nel foro successivo, sempre dall'alto. Ora conto 3, quindi 1, 2, 3. Ed ora faccio l'ultimo punto da 2, quindi punto l'ago
e vado ad entrare nel secondo foro. In questo modo vedete che è venuto a specchio, ed ora dovremo fare la stessa cosa con il secondo modulo e poi andrà comunque ripetuto per tutta la riga e per tutta la lavorazione. Quindi ora vado a puntare l'ago in questo foro, perché se entrassi da questo poi tolgo il filo, quindi punto l'ago in questo dall'interno e vado a puntare qui. Quindi devo fare il primo punto da 2, procederò entrando sempre dagli dietro in avanti e puntando in questi punti che già abbiamo lavorato nella riga precedente. Quindi ora punto in questo e contando 3 punti vado a puntare nel punto in cui ho lavorato già 3 punti nel modulo precedente. Procedo, ora devo fare il punto da 4, conto 4, quindi 1 2 3 4 e poi entro in questo che è l'ultimo più grande, conto 5, quindi 1 2 3 4 5 ed ora vado a scalare, quindi punto l'ago non più in questi fori, ma vado a scalare. Devo fare il punto da 4, quindi conto 1 2 3 4, scalo di 1, ora devo fare il punto da 3, quindi 1 2 3, scalo di 1 e devo fare il punto da 2, quindi 1 2 e questo è il risultato. Questo è il procedimento che dovremo ripetere per tutta la rete, quindi calcolate che allora questa è la riga che avevo iniziato della parte retro e la patella della nostra pochette, questa è la parte frontale, quindi la pochette va ripiegata in questo modo. Questi sono i laterali e il fondo che lavoreremo dopo aver terminato comunque questa lavorazione, perché la lavorerò in modo diverso, quindi farò dei punti semplici, poi andremo a rifinire ovviamente tutte queste parti scoperte, vedremo tutto quando avremo terminato la lavorazione, quindi aver coperto patella, retro e fronte. Io già ho fortunatamente lavorato già tutta questa parte, mi manca solo questa, quindi lavoriamo tutto seguendo lo stesso procedimento, è molto semplice. Se non avete capito qualche passaggio potete tornare indietro nel video, anche magari se vedete il procedimento di queste, comunque lo stesso, dovete semplicemente ripeterlo per tutta la lavorazione, ovviamente a specchio. Quindi se qui vi trovate i punti che vanno in alto, comunque in questa direzione, nel modulo sottostante dovremo lavorarlo nella direzione opposta. Quindi lavoriamo tutta la nostra pochette e poi vediamo come rifinire tutta la rete. Lavorata tutta la canvas o comunque il corpo della borsa, ci resta da lavorare il giro borsa e le varie rifiniture. Io prima di fare ciò andrò a rifinire tutto il bordo della mia canvas e quindi fare delle maglie basse che poi mi serviranno per l'assemblaggio. Per fare ciò andrò ad utilizzare innanzitutto l'uncinetto numero 2, che è l'unico che passa all'interno dei fori della rete, e per quanto riguarda il cordino andrò ad utilizzare un filato un po' più sottile, così riesco a lavorare meglio. È lo stesso colore di quello che ho utilizzato per lavorare all'interno della rete, solo che per lavorare le maglie basse mi resta un po' difficile, quindi siccome ho la versione sottile andrò ad utilizzare questa. Nel caso voi prendete direttamente una rocca di filato tripolino catenella grosso, potete lavorare appunto catenelle e poi assemblare direttamente con ago tirafettuccia e lo stesso cordoncino, quindi andare direttamente a cucire e non lavorare le maglie basse
intorno. Quindi mi creo il cappietto iniziale, tengo il filo sull'uncinetto, vado a puntare l'uncinetto all'interno del primo foro e vado a lavorarmi una maglia bassa. Lavorerò una maglia bassa in ogni foro che mi ritrovo lungo il bordo. Bene, terminata la bordura, tagliamo il filo e chiudiamo con asola di chiusura. Ok, a questo punto possiamo passare alle rifiniture varie, che possono essere il lavorare appunto catenella lungo tutto il bordo. Ovviamente in questi fori andrà lavorato con l'ago, però magari si può rifinire questa parte esterna dove siamo entrati anche con la maglia bassa, che poi sarà anche questa parte, lavorare appunto a catenella e quindi rifinire meglio, mentre su tutti gli altri fori andremo a lavorare semplicemente con l'ago. Quindi mi preparo il filo, l'ago. Quindi cosa faccio? Entro in questo foro dove ho lavorato anche la maglia bassa, entro nel foro accanto, poi entro nel foro sottostante, quindi sempre dove siamo entrati con l'uncinetto vado a entrare anche con l'ago, quindi lavorerò delle strisce in orizzontale entrando nel primo foro dove ho lavorato con l'uncinetto e nel foro di frontale, lavorando sempre in orizzontale. Si vedrà leggermente la rete, però comunque è una lavorazione molto semplice che possono fare tutte, non crea impazzimenti, a parte il lago che non passa, ragazze. E procediamo così fino a ricoprire tutto il giro borsa. Calcolate che una riga deve restare libera in questo caso, sia da un lato che dall'altro, perché fa parte del corpo della borsa e va rifinito appunto a catenella. Dunque ragazze, poi una volta terminato il giro borsa io sono andata a rifinire le parti vuote appunto catenella, cioè qui mi sono portata avanti, mi mancano queste due striscette e poi mi manca quest'altra parte frontale. L'ho lasciata appunto libera perché voglio mostrarvi molto velocemente come l'andrò a fare, però appunto catenella, maglia bassissima, ci servirà l'uncinetto e lo stesso cordino. Io utilizzerò lo stesso cordino sottile che ho utilizzato per rifinire tutto il bordo. Quindi mi prendo il cordino, faccio il cappietto iniziale, punto l'uncinetto in uno dei fori. Ovviamente io dovrò andare a rifinire anche questa parte, quindi logicamente andrò a puntare l'uncinetto inizialmente qui. Prendo il cappietto, lo tiro fuori, procedo puntando l'uncinetto nel foro successivo, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. Procedo, punto l'uncinetto nel foro successivo, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima e andrò a ricoprire tutti i fori liberi in questo modo. Ovviamente dovrò in alcuni casi tagliare il filo e ripartire da un nuovo foro, però comunque come potete vedere l'effetto resta molto carino e comunque il lavoro resta pulito. Cioè a me non piace quando si vede la rete, per questo che ho utilizzato un filato un po' più spesso per lavorare questi rombi, in modo che comunque la rete non si vedesse. Ovviamente si vedrà un po' qui perché ho deciso di usare una lavorazione molto semplice, quindi qui si vedrà leggermente,
però vedete che con l'effetto di luce nemmeno tanto in realtà. Quindi io procederò ricoprendo tutta la parte libera in questo modo, quindi appunto catenella, e poi passeremo all'assemblaggio della nostra borsa, ma prima di tutto la fodera. Quindi ricopriamo tutta la nostra canvas e poi passiamo all'applicazione degli accessori, alla fodera e all'assemblaggio. Bene, una volta ricoperta tutta la canvas, adesso passiamo innanzitutto ad applicare gli accessori e poi passiamo al passaggio fodera. Non vado a mettere la placchetta perché è un po' grande e esce fuori dal laterale, poi non riesco a foderare, quindi non la vado a mettere, ma vado semplicemente a piegare verso l'interno le alette. In questo modo ripeto lo stesso procedimento anche dall'altro lato. Poi andiamo ad applicare la parte che va sulla patella della chiusura, ovviamente. Non rimuovo la plastica protettiva per non graffiare la chiusura, lo faccio scorrere in questo modo. E devo andarlo a bloccare con le viti che sono in dotazione. E poi andiamo ad applicare l'altra parte della chiusura, che è comunque il girello. Quindi chiudiamo la pochette in questo modo e scegliamo il punto dove inserirla. Applico la griglietta e vado a ripiegare le alette verso l'esterno. Ed ecco qui, adesso possiamo semplicemente foderare la nostra pochette. Dunque ragazze, per quanto riguarda la fodera io l'ho già applicata, cioè l'ho fissata sulla canvas con gli spilli, però non mi andava di foderare a parti perché la mia idea era quella di foderare questa parte singolarmente, quest'altra parte singolarmente e il giro borsa a parte, quindi fare 3 pezzi di tessuto e quindi foderare a parti, tra virgolette. In questo caso mi è venuta un'altra idea, ovvero ho ritagliato un pezzo di tessuto della stessa forma della canvas, quindi ho seguito le varie forme lasciando sempre quel margine di 2 anche 3 cm per poi fare il risvolto, per ripiegare, e sembra che sia venuta bene. Mi mancano ancora i laterali da fissare, lo farò man mano che fisso con la cucitura, però sembra di aver fatto tra virgolette un buon lavoro, vedremo a fine lavoro. Quindi io mi vado a cucire fuori video la fodera e poi vediamo come assemblare la nostra pochette.
La nostra pochette a questo punto è terminata, io spero di aver fatto cosa gradita, visto che comunque è un tutorial che mi avete richiesto veramente in tantissimo e me lo chiedete da tanto tempo, quindi ho deciso di farci il tutorial e quindi realizzare una pochette simile a quella che ho realizzato molti anni fa. Quindi fatemi sapere con un commentino qui sotto se il progetto vi è piaciuto, se lo realizzerete potete condividere la foto nel mio gruppo Crochet with Love oppure mandarmela su Instagram o su Facebook dove volete, anche tramite mail. Trovate i miei contatti nella descrizione qui in basso. Vi ricordo che tutti i materiali sono di Tutti a Mano Luisa, trovate anche il suo sito nella descrizione qui in basso. Io vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial, seguirmi su tutti i miei social. Detto questo, vi ringrazio per aver seguito anche questo tutorial, vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!